Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Alessandro e oggi vi parlo del miglior microfono che io abbia mai testato per iPhone. Sto parlando del modello P2LD5. Vi arriverà a casa questo scatolotto che tramite un tasto laterale vi dirà a che punto è la batteria dello scatolotto stesso, poi basterà aprire lo scatolotto e trovare due trasmittenti e una ricevente per iPhone. Ragazzi miei, la recensione potrebbe finire anche qui perché vi assicuro che è una bomba atomica, però ve ne parlo. Come avete visto sul canale già ho recensito altri due microfoni per iPhone e vi posso dire che questo sicuramente è il migliore di tutti in base a qualità e prezzo. Come prima cosa Synco mi ha inviato il modello con due trasmittenti e una ricevente, il che vuol dire che potrò fare delle interviste, ci potranno essere due persone che possono parlare all'interno del video girato dell'iPhone e questa per me è veramente una figata, anche perché fino ad ora non avevo un doppio microfono. Diciamo subito che il microfono funziona alla perfezione, così ci togliamo il problema, ma ha una serie di chicche veramente molto interessanti. Prima fra tutte, nella ricevente c'è la presa Type-C che non solo va ad alimentare l'iPhone, quindi voi potete utilizzare il vostro microfono, utilizzare il vostro iPhone e mettere l'iPhone sotto carica. E fin qui tutto ok, ma addirittura nella confezione vi danno questo adattatore da Type-C a 3,5, quindi potete metterlo nella ricevente del vostro iPhone e tramite un qualsiasi paio di cuffie andare a sentire l'audio che sta registrando il vostro microfono. E perché è una genialata? Io di solito faccio video di questo tipo, quindi a casa, col monitor esterno, adesso lo sto guardando, vedo che l'audio funziona e quindi tutto ok. O faccio dei video vlog all'esterno tramite iPhone. Di solito non vado ad utilizzare il microfono esterno a meno che non devo fare qualcosa a distanza. Nel momento in cui però voi andate ad utilizzare il microfono esterno per iPhone, chiaramente non potete più andare ad ascoltare la traccia audio, cioè quando voi andate a rivedere la clip ogni volta dovrete andare a staccare fisicamente la ricevente, se no non sentirete l'audio. E questa cosa vi assicuro che è veramente una palla. Ora, nei microfoni di Synco ci sono un sacco di LED che vi fanno capire immediatamente se sta funzionando il tutto correttamente o meno, e quindi ok, LED ben visibili, che se da una parte sono veramente troppo visibili, dall'altra però fanno sì che capiate immediatamente con uno sguardo se tutto sta funzionando. Mi sono trovato però, per un progetto di cui non vi posso parlare, a fare dei tutorial all'aperto utilizzando iPhone come camera principale e i boia che sto utilizzando in questo momento, con un operatore che faceva il video. Sapete cosa è successo? Molte clip le abbiamo dovute buttare solo ed esclusivamente perché i microfoni si erano scaricati. Ovvero, io ho fatto il tutorial, l'operatore stava lì che riprendeva, tutto ok, tutto perfetto, poi siamo andati a risentire l'audio e non c'era l'audio. Ecco, questa è una di quelle cose che non deve succedere se state facendo ad esempio un'intervista o se state facendo, diciamo, il videomaker in quel caso, non tanto il vlog, perché i microfoni di iPhone vicino a voi alla fine funzionano comunque molto bene. Chiaramente questi hanno una qualità infinitamente maggiore, ma lo andremo a vedere dopo. Quindi avere questo tipo di adattatore e quindi dare la possibilità a chi sta filmando di ascoltare l'audio in real time, quindi avrete il ritorno del microfono direttamente in cuffia, è veramente una figata. Sarete sicuri al 100% che le clip staranno venendo come volete voi e sarete sicuri della traccia audio, comprese di frusci, vento e quant'altro. Quindi è una funzione veramente top per chi vuole girare interviste o comunque vuole girare dei parlati con iPhone. Le batterie dei microfoni sono date per 5 ore, io non ho utilizzato chiaramente per 5 ore consecutive i microfoni e le ho utilizzate per qualche ora, però effettivamente secondo me ci possono arrivare proprio tranquillamente. Ci sono dei LED ben visibili che vi fanno capire a che punto è la batteria anche di tutte e due le trasmittenti e ragazzi vi devo dire la verità, non ho avuto mai nessun tipo di problema. Come togliete ricevente e trasmittente e mettete la ricevente dentro l'iPhone, si accoppiano ma veramente in un secondo, fidatevi di me, e non ho mai avuto problemi di nessun tipo, né di disconnessioni né di frusci e stranamente non ho avuto neanche problemi con il vento, e mi spiego meglio. Normalmente i microfoni hanno o le spugnette sopra o il gatto morto. Tutte e due le soluzioni servono per rompere il vento e far sì che quando c'è vento non si senta quel fruscio tipo questo.
tanto l'avrete sentito tutti in qualche video una cosa del genere. Per non far succedere una cosa del genere quando siamo all'aperto e c'è vento, appunto c'è il gatto morto, che in realtà si chiama in inglese dead cat. Questi microfoni non lo hanno, ma ho fatto delle prove al mare con moltissimo vento ed effettivamente non ho sentito nessun tipo di fruscio, quindi immagino che il microfono che si trova qui sia comunque schermato da una specie di dead cat interno, che è ancora più comodo, perché una cosa è prendere un gatto morto e mettercelo sopra, che comunque rende il microfono più grande e sicuramente più brutto visivamente, però chiaramente vi dà la possibilità di poter parlare anche con il vento, e invece questo non ha niente di tutto ciò, e vi assicuro che con questo microfono non ci sono quei brutti frusci neanche con vento moderato barra forte, quindi non so come abbiano fatto, ma veramente funziona alla perfezione. Lo sto provando da 2 settimane. Qui sopra, come vi dicevo, ci sono dei LED, ci sono 5 LED che vi danno la carica dello scatolotto. Questo scatolotto mi è arrivato con 4 LED, io l'ho caricato appena mi è arrivato, quindi ha 5 LED, e in 2 settimane di utilizzo abbastanza intenso, come vedete, lo scatolotto non ha perso neanche un LED. Chiaramente quando voi andate a mettere i microfoni si ricaricano dalla batteria dello scatolotto. Ok, adesso vado al parchetto sotto casa, così vi faccio sentire la qualità di questo microfono, chiaramente ripreso da iPhone, e noi ci vediamo qui per le conclusioni finali. Allora, questa è proprio la situazione migliore che ci sia per testare questo tipo di microfono, e sapete perché? Perché c'è un sacco di vento oggi e come sentite l'audio è assolutamente perfetto. Non ho messo il gatto morto proprio perché non esiste per questo tipo di microfono, e come sentite funziona tutto alla grandissima. In questo momento sono a 3 metri dall'iPhone e questo tipo di inquadratura non sarebbe assolutamente possibile senza questo tipo di microfono, perché chiaramente l'audio non arriverebbe al nostro iPhone, e come potete sentire la qualità è veramente alta. Non andrò a fare dei range test come al solito eccetera eccetera, perché già l'ho provato al mare e fino a 20-30 metri andava, e a 30 metri siete talmente piccoli in un'inquadratura che sicuramente non vi servirà mai, quindi vi assicuro anche che sotto il lato range test funziona. Una cosa molto interessante è questa: gli altri 2 microfoni che ho provato, se andavano utilizzati con il corpo tra ricevente e trasmettente, si interrompeva il segnale. Qui invece questa cosa assolutamente non succede, e adesso ve lo dimostro girandomi. In questo momento il mio corpo sta schermando il segnale, ma come sentite nessun tipo di disconnessione o fruscio, veramente qualità super top. Come vedete mi trovo nel parchetto sotto casa dove faccio di solito questi piccoli test. Chiaramente sono su 2 strade molto trafficate, e altrettanto chiaramente non sentirete tutto questo caos di sottofondo di autobus, macchine, motorini e quant'altro che stanno passando in questo momento. Quindi veramente una qualità audio pazzesca. Nella parte precedente del video mi sono dimenticato di dirvi un'altra cosa. Nella ricevente c'è un tasto, e con quel tasto si possono fare un sacco di cose, adesso ve le spiego. Dopo aver inserito la ricevente nell'iPhone, se schiacciate una volta quel tasto l'audio diventerà mono, quindi voi potrete utilizzare i 2 microfoni, uno su una traccia e uno sull'altra, o se no potrete avere una traccia stereo, quindi 2 tracce identiche con i 2 microfoni come la sto utilizzando io in questo momento. Andando poi a schiacciare ulteriormente per altre 7 volte se non sbaglio quel tasto lì sotto, avremo degli effetti. Non andrò sinceramente a farvele sentire perché sono degli effetti audio che vanno ad alterare la voce, tipo effetto eco, tipo effetto horror, quel tipo di effetti lì che sicuramente non serviranno mai a nessuno, anche perché chiaramente poi si possono ricreare in post-produzione, però non sono quelle delle cose che io utilizzerò mai. Anzi, se schiacciate il tasto per errore chiaramente basta scollegarlo, ricollegarlo e avrete la modalità standard, che è quella che sto utilizzando io e che utilizzerò sempre io. E niente ragazzi, come vi sto dicendo in tutto il video, questo microfono è veramente una bomba atomica. Rieccoci in studio. Allora, c'è lo scatolotto con 2 trasmittenti e una ricevente.
ricevente dal costo di 149 € in questo momento su Amazon, o chiaramente trovate tutti i link qui sotto in descrizione, e c'è anche lo scatolotto con una trasmittente e una ricevente dal prezzo di 99 €. Allora, sembrano alti questi prezzi, ma vi assicuro che non lo sono, perché per questa qualità sono dei microfoni veramente straconsigliati, cioè hanno una qualità veramente molto alta, sono molto leggeri, hanno delle batterie praticamente infinite, potete monitorare l'audio direttamente mentre la persona sta parlando, più di così non so cos'altro possiate volere. Ci sono chiaramente in commercio dei microfoni che costano il doppio o il triplo, probabilmente la qualità sarà anche un pelo maggiore e sicuramente avranno anche altre funzioni, su questo non c'è dubbio, però per questo prezzo io vi assicuro che questi sono i migliori microfoni che voi possiate utilizzare su iPhone. Ad esempio, il microfono della Boya, trovate qui sopra in scheda la recensione, sto continuando a utilizzarlo, sì, ma sto continuando ad utilizzarlo solo sulla mia mirrorless, quindi in questo caso qui. Il microfono della Moman, trovate anche questo qui sopra in scheda, non lo sto utilizzando perché sinceramente ok che va bene per il prezzo che ha, come dico in quel video lì, però per me è esageratamente povero di qualità, mentre per iPhone io in questo momento sto utilizzando soltanto questi. Quindi ragazzi, non vi fate spaventare dal prezzo che sembra alto, perché i microfoni di qualità costano veramente tanto, ma vi assicuro che questi faranno assolutamente la differenza nei vostri video. Ok ragazzi, se il video vi è piaciuto mi raccomando iscrivetevi al canale, mettete un bel like, magari anche un commento qua sotto, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!